Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi test ride importante perché intanto perché c'è di nuovo come sul precedente col GS 1250, siamo di nuovo in compagnia di lei, di Ania, di mia moglie, che ci darà quindi un parere anche sul passeggero. Ma attenzione, perché vi voglio dire che oggi sceglierete voi, visto che è la giornata che ci porterà a oltre i 500 iscritti, che è un micro traguardo per me, e sceglierete voi la prossima moto di Angie. Oggi Angie vi porta in compagnia del GS 1300 e sceglierete se la prossima moto sarà il GS o se rimarremo con Charlie col Multi V4S. Oppure se, però attenzione, se mi fate diciamo 50 iscritti nelle 15 giorni di video, di uscita del video, se mi fate almeno 50 iscritti, diciamo 60 perché è troppo semplice, se no prenderò in considerazione nei commenti, dovete scriverlo, iscrivetevi, quindi mettete il commento della prossima moto, oppure della prossima, allora aspettiamo, facciamo così, se no della prossima moto da provare. Cosa facciamo? Cosa volete fare? Prossima moto da provare o la prossima moto mia? Vediamo le sensazioni subito principali appena partito. Intanto l'altezza sella, questa non ha la regolazione automatica purtroppo, e vi dico che l'altezza poco esattamente come sul Multi, non c'è grande differenza. Io ho già letto delle cagate, le ho già lette, e vi dico il cambio funziona benissimo, ma proprio bene bene. Come sensazione generale non si ha questa gran sensazione, come leggevo, non si ha questa sensazione di rivoluzione oggettivamente. Cioè la differenza fra un Multi 1260 e il Multi V4 è stato un cambio epocale. Salir su questa non vi dico che sento il cambio, sì, il cambio lo sento parecchio migliorato. Il motore è veramente qualcosa che mi ricordavo che era così e non è cambiato, tanto fluido, si prende un sacco d'aria, tanta aria. Allora, la posizione in sella è veramente similissima al multistrada V4, e adesso io non mi ricordo quanto simile al GS 1250, non so dirvi quanto simile, ma parecchio simile. Cambia molto nell'andatura turistica, cambia parecchio rispetto a questa qua. Sarà comunque una prova comparativa, ragazzi, perché ci sono sceso ora e sappiamo perfettamente che tanto Ducati l'anno prossimo farà qualcosa di nuovo per contrastare questa, che venderà un botto, e quindi perché non farvi una prova comparativa? Sarà così. Allora, nell'andatura questa cittadina turistica vince il GS, ma proprio perché è più fluida, è più facile, va a 1500 giri, il motore non lo sentite, una sensibilità al tocco della frenata che mi piace anche di più, molto preciso. Questa, cioè, poi quello è il GS, è proprio è semplicemente il bilanciamento che ha questo motore, e anche le sospensioni. Allora, questo telelever e paralever, c'è stata questa evoluzione del precarico dinamico sostanzialmente. Allora, lei dietro dice che sta scomoda, adesso sarebbe da provare perché la sella chiaramente è regolabile, regolabile sia l'altezza e anche la posizione della sua sella, può essere avanzata o arretrata. Adesso non so esattamente quanti centimetri di gioco abbia, però si può un po' spostare. Allora, il peso in meno, ragazzi, se io vi devo dire che sento guardate come riprende fluida e dolce in terza, avrei dovuto mettere sicuramente una seconda qua con multistrada, anche se 4C, e il cambio, ragazzi, passaggio terza quarta a 2000 giri è proprio godibile, è una precisione estrema, non ha praticamente on off, non ne ha, sembra veramente in basso un motore elettrico. Allora, altra cosa che ho letto, rumorosità meccanica aumentata. Secondo me è un bel rumore di scarico, non sento questa gran rumorosità meccanica. Allora, la sella mi piace, è molto simile in realtà a multistrada, nel senso che è molto stretta e riuscite a tenere il serbatoio stretto fra le gambe abbastanza bene.
Ragazzi, non si riesce proprio a spostare la gamba, le teste ingombranti che ci sono, questo mi dà veramente fastidio del GS. È molto sincera, l'avantreno non si sente più la sensazione, è vero, è sparito un po', è sincera, comunica fiducia, è abbastanza maneggevole e agile, devo dire, più del 1250 sì, e come agilità forse anche più del multistrada. Ha una guida che se volete è anche, si può fare anche un po' meno rotonda rispetto al 1250, non arriva tanta aria sulle gambe. Quello che ho notato prima nell'andatura 80-90 all'ora sono dei refoli d'aria che arrivano in questa zona, e l'aria sul casco meno, mi sembra che comunque il parabrezza sia adesso in posizione alta e devo dire che non è male la protezione. Ha una buona progressione come motore, devo dire che è bello, è veramente godibile questa coppia, 140 Nm. Hanno trovato questa quadra nell'avere il precarico che è variabile in continuo, ci sono due molle con dei K diversi e tramite un passaggio di olio con delle valvole, vabbè, l'elettronica dietro, bla bla bla, ve la faccio in breve, è possibile avere un controllo dinamico del precarico. Allora la moto è globalmente in realtà più leggermente, pochi millimetri più lunga, si è allungata dietro perché il cambio è stato spostato sotto e questo ha permesso di avere un motore un po' meno lungo e hanno allungato il forcellone che sarebbe il cardano. In Dynamic vi segnalo che non è rigidissima, non è per nulla rigidissima, perché comunque è abbastanza sfrenata. Credevo fosse in Dynamic un pochino più, ragazzi, io avere la moto comunque mi dà un fastidio a me, la testa lì, e io il peso io non riesco a percepire. La frizione è morbidissima, la frenata che ha delle Brembo, comunque sono marchiate BMW ma sono le Brembo M50 e la frenata è ottima, si ha veramente una sensazione di disco che morde. Allora ai bassi a 2000 giri sì, effettivamente forse ha perso qualcosina rispetto al vecchio. Adesso io queste cose non so se sono leggermente fuorviato rispetto a quello che ho letto, però forse è un pochino più dolce. Nei cambi di direzione si sente il motore largo, cioè la multi con una configurazione, un layout completamente diverso del motore, è più svelta, questa richiede un minimo più di tempo. Le cose che leggo, meno GS, non piacerà più ai puristi, ma perché? Perché forse è un filo meno protettiva rispetto a prima? Cioè voi pensate che provate questa moto e state provando un'altra cosa? No, vi dico la verità, è assolutamente il GS che conosciamo, che conoscevo. Io sinceramente, allora, quello che cambia tanto è il cambio che è più rifinito, la sensazione dell'anteriore che ora è effettivamente più come una moto tradizionale con una forcella normale. Non vi dico che sentite il trasferimento di carico, vi dico la fiducia che sentite, l'avete visto come la guido, ha perso un po' di quella gommosità, un po' la conserva al posteriore, meno male, perché comunque per viaggiare in comfort è un'ottima moto confortevole, ma è l'anteriore che è migliorato tanto e finalmente è comunicativo. Cioè volevate una moto non comunicativa? Secondo me è soltanto stato fatto un passo in avanti, viene dipinto forse viene dipinto un passo più in avanti di quello che effettivamente alla guida è, perché ragazzi io la sento comunque, è il GS, non mi ha stravolto l'esperienza di guida, cioè non me l'ha stravolta. Adesso quello che voi state vedendo è una prova dell'Adaptive Cruise Control, la velocità impostata è di circa 70 km/h e come potete vedere mi sta tenendo, il radar sta tenendo la traccia delle vetture che ho davanti. Funziona molto bene ed è molto fluido nel variare la velocità. Io mi ero segnato anche per l'occasione qualche appunto
perché vi volevo dire due cose, ma poi chi se ne frega. Volevo dirvi che è un po' più lunga, volevo dire che ha un terrazzo che cresce di 4 mm rispetto alla precedente generazione. L'escursione delle sospensioni è la medesima, 190, 200, ma chi se ne frega, la sella può essere regolata da 85 a 82 cm, quindi direi come multistrada. Questa è l'opzione, il colore che a me piace meno, mi piace, la più bella è la Trophy, l'ho vista dal vivo, la Trophy è veramente bellissima. Evoluzione o rivoluzione? Volevo chiarire questo concetto, direi assolutamente evoluzione, non è una rivoluzione, dimenticatevi i titoli sensazionalisti, il GS cambia tutto, non è più lei, sono tutte balle da forum. Se la provate ve ne rendete conto, è assolutamente lei, con un avantreno più sincero, un cambio che funziona meglio, un motore che forse ha perso qualcosina nella primissima, dallo zero ha perso forse uno zic per guadagnare un po' di più sopra, ma sopra io vi dico la verità, non ci sono arrivato, 7-8 giri l'ho provata poco e su strade comunque lente. È rimasto il GS che conosciamo, quindi super piacevole da guidare in due. Protezione aerodinamica secondo me è sempre un filo inferiore rispetto per esempio al multistrada, si creano un po' di vortici a livello del petto a partire dagli 80-90 all'ora. Le spie dell'assistente che vi segnala se qualcuno vi arriva da dietro si vedono non tanto chiaramente perché sono un po' piccoline, d'altronde gli specchietti sono sempre loro, non vogliono cambiare la forma, vogliono avere sempre questi fornitori. Per dirvi altro dovrei provarla per più tempo, secondo me era solo per dirvi che rimane il GS che conoscete, un po' più rifinito, con una sensazione di snellezza maggiore ma neanche così tanto, perché comunque il peso, ragazzi, 12 kg in meno, 6 dal motore, il cambio che è stato spostato, tutte cose che sì, cambiano ma non cambiano l'esperienza di guida. È sempre quello, frizione morbidissima, ottima frenata, un miglioratissima sensazione di avantreno fra le mani, fra le curve, che prima non avevo. Se ora voi ci salite la guidate come una moto direi quasi tradizionale, con forciere tradizionali. Per Ange è tutto, iscrivetevi al canale, mettete un like, scegliete la prossima moto da provare o la prossima moto da comprare, scrivetelo nei commenti se Angie lascerà il multistrada V4 o no, forse una risposta ce l'ho già, indovinatela voi, ditemelo nei commenti. Ciao! Pubblicità, grazie. Pubblicità, ringraziamo Jekar, ringraziamo Max che ci ha fatto provare il nuovo GS e lo stanno portando in ritardo. Ciao Max! Che state vedendo